Oggi imparo a fare una margotta in un albero di limone. Mi insegnerà mio zio, io non l'ho mai fatto, ma da quello che mi ha detto non è così difficile, o almeno lui ci riesce sempre. Anche l'albero, guardate quanto è bello, su cui faremo la margotta, è un albero nato a sua volta da un'altra margotta, pochi anni fa. La margotta è un sistema di propagazione delle piante, si utilizza per gli alberi e per gli arbusti e permette di ottenere una pianta gemella alla pianta madre. È un metodo abbastanza veloce per riprodurre una pianta perché consente di avere facilmente una piantina già abbastanza sviluppata. Il ramo prescelto è questo qua, insomma è alla mia altezza, sarebbe piuttosto comodo, ma mi è stato suggerito di utilizzare un piccolo rialzo, salire di un gradino per poterci lavorare meglio. Infatti è vero, così riesco a vedere meglio il rametto sul quale dovrò incidere. L'attrezzo che serve per fare questo lavoro è un normale coltello da innesto. Io ora vi faccio vedere in questo rametto secco, quindi non quello su cui poi andremo a fare la vera margotta, come si incide. Le incisioni vengono effettuate nelle vicinanze di un occhio. L'occhio sarebbe il punto di innesto di una fogliolina che abbiamo eliminato. Questo è un punto dove la pianta facilmente emette le sue radici. Per fare la nostra margotta non utilizziamo gli ormoni radicanti, che è un consiglio che sento spesso dare per questo tipo di attività, ma l'esperienza di mio zio dimostra che non sono fondamentali, si può fare anche a meno di questi. Cos'è? Forse è meglio, vedi, che metti il ditone sotto e poi gli fai così, vedi? La incidi, l'incido proprio all'altezza quindi la incidi poi da quest'altro verso, capito? Questa incisione la prendi anche di qua e praticamente senza fare tanto rumore, no? La incidi un po' di più. Ok, ci sono riuscita. Queste sono le prove, perché vedete questo è un rametto secco. La parte complicata arriva quando si va a incidere sul rametto vivo che abbiamo scelto per la margotta. Andremo ad incidere in questo punto qua del ramo. Questo è un rametto di 1 anno e sono un po' preoccupata. Forse ce n'è anche un altro anche di qui, forse. Sì, c'è uno anche di qui. Ecco, vedi, che lo può fare anche qui. Abbiamo scelto questo occhio qua e io vado ad incidere direttamente sotto. Tanto poi faccio il taglio sia da questo lato che dall'altro. Il legno fresco col rametto tenero è più semplice il taglio. Zio, vieni a vedere se va bene questo dal lato, così lo faccio anche dall'altro, se è abbastanza profondo. No, anche un pochino più grande. Ecco qua, ho fatto l'incisione un po' più profonda al centro, però come dicevo una parte rimarrà intatta per consentire alla linfa di transitare, poca perché la pianta dovrà essere stimolata a fare le radici, ma una piccola parte rimarrà attiva. Faccio una incisione dall'altra parte alla stessa altezza dello stesso rametto naturalmente. Il taglio l'incisione sarà meno di 1 centimetro, circa 1 centimetro. Allora, posso lasciare il coltello, la parte più delicata è andata. Adesso si utilizza una plastica, spesso un resto di un sacchetto magari che si è usato per altre cose, e si creerà appunto un sacchetto che verrà chiuso in basso e quindi formerà una specie di calice all'interno del quale andremo a mettere della terra. Questo è il terriccio che adesso metteremo in un sacchetto di plastica riciclato
e che andrà intorno al nostro taglio, quindi semplice terriccio, che sia insomma un terreno sciolto morbido. Abbiamo tagliato il fondo del sacchetto e adesso dobbiamo inserirlo nel ramo, quindi vuol dire che in questo spazio, che posso anche un po' allargare, devo far passare anche le foglie dell'albero di limone. Siccome il buchetto è un po' piccolo ancora, io lo faccio più grande così non le rovino. Cercando di danneggiarle il meno possibile, inserisco le foglie dentro il sacchetto in modo che si trovino dall'altra parte della busta. Ah, ecco, abbiamo già fatto. Poi comunque, anche se il buco è grande, qui si può legare. Il taglio per la margotta si trova all'interno del sacchetto. Adesso leghiamo sotto e poi riempiamo di terra. E ora no? Fai così. Il nodo lo facciamo sotto alla dagli margotta. dagli un giro Sì. doppio. Sì, sì. Pochi centimetri sotto al taglio. Sì, sì. Abbiamo lasciato un paio di centimetri sotto. Sì, fatto sì. Questo è un buon terriccio fatto in casa. Facciamo una caramella di terriccio. Inserisco. Chiudiamo la caramella ma senza stringere troppo, perché qui dall'alto faremo comunque passare l'acqua e anche in caso di pioggia può alimentarsi da solo. Ultima cosa importante e fondamentale da fare è bagnare la terra e io sto inserendo piano piano. L'acqua entra dentro il sacchetto, bagna la terra. Poi la terra del sacchetto dovrà sempre rimanere fresca, ma non è difficile. In questo caso, insomma, visto anche la tipologia di sacchetto, usiamo questo nastro isolante. Però, diciamo, si possono inventare altri sistemi per tenere la terra vicino al taglio che abbiamo fatto. Per esempio, anche una bottiglia di plastica capovolta, aperta, può essere inserita nel ramo. La margotta si fa in primavera quando la pianta è attiva, così si sbrigativa inizio primavera. E quanto tempo ci vuole all'incirca? Ma da una stagione all'altra basta. Se la fai ora, quando sei all'autunno. Ok, quindi per all'autunno è ecco, pronta per essere trasferita. Lo può tagliare a febbraio o a marzo, ecco, prossimo e sei sicura che c'è. Ah, ok, perfetto, quindi si può, ad autunno probabilmente è pronta, ma si può lasciare qui tutto l'inverno, certo, e alla primavera successiva trasferire. È pronta, questa è la mia prima margotta, adesso c'è da aspettare un po' di mesi prima di controllare se il risultato è stato positivo. Grazie a mio zio per avermi trasmesso le sue conoscenze, spero che le sue esperienze siano utili anche a voi. Lui ha riprodotto tantissimi limoni con questo metodo, quindi dovrebbe funzionare. In futuro sperimenterò la margotta anche su alberi diversi. Vi farò sapere come va a finire, come andrà la margotta che abbiamo appena realizzato, però mi raccomando, dovete continuare a seguire il canale. Intanto vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!